Benvenuti anche oggi sul mio canale. Oggi vi presento questa borsa con una linea veramente originale, molto bella, realizzata col cordino Swan Black della Filati 3 Sfere. È una maxi bag, quindi una borsa molto capiente. Io ho realizzato anche questa cerniera di scena con questi manici particolari. Inoltre, come potete vedere, ho foderato con foglio di feltro che ho poi rivestito, taschino e poi bottoni magnetici, quelli che si possono cucire per chiudere chiaramente la nostra borsa. Quindi facile come chiusura anche per chi è alle prime armi. Adesso andiamo a proseguire e vediamo quali sono i materiali che io ho usato. Ci occorreranno 2 buste di cordino Swan Black grigio perla, una coppia di manici, 2 fogli di feltro, forbici uncinetto numero 4, opzionali 2 moschettoni e 16 rivetti per la modifica che apporteremo ai manici. Iniziamo il nostro tutorial lavorando il fondo della borsa. Io metto su 61 catenelle con uncinetto 4 e cordino Swan Black. Mi trovo in questa posizione, vedete? Giro la mia catenella e inizio ad entrare, vedete, nell'anellino dietro. In questa maniera qui lavoro delle maglie basse. Quindi non entro qui, ma entro dietro, vedete, in questo anellino. E lavoro delle maglie basse per tutta la riga. Quindi entrate in ogni anellino a maglia bassa fino alla fine della riga. Arrivati, vedete, nell'ultimo punto la lavorazione si presenterà in questa maniera qui. Adesso vi dico, lavorata la prima riga, io ho 42 centimetri di riga. Allora, anche se vi sembra troppo largo, non lo stringete, perché praticamente questo punto andrà a stringere il lavoro, a ridurlo di un bel po' di centimetri. Quindi andate a proseguire e poi vedrete che il fondo prenderà una misura, insomma, adeguata alla borsa. Ora ci troviamo in questa maniera qui, una catenella, giriamo il lavoro. Qui vedete abbiamo la lavorazione della catenella, quindi entriamo nel punto subito dopo. Per il nostro punto però non entriamo come si entra di solito, ma prendiamo, vedete, questo anellino e lavoriamo le maglie basse in questo anellino. Questo punto ovviamente non ha nessun multiplo, quindi un numero di catenelle a piacere nel caso vogliate farla più grande o più piccola. E andiamo a proseguire, vedete, prendendo sempre l'anellino in questa maniera e lavorando il nostro punto. Quindi in ogni anellino andate a realizzare le vostre maglie basse. Alla fine dovremo avere sempre 60 punti. Arriviamo, vedete, nel penultimo punto. Purtroppo l'ultimo punto noi non lo vediamo proprio bene, perché insomma dovremo prendere questo anellino qua, ma non va bene. Quindi lavoriamo il penultimo punto nell'anellino e l'ultimo punto, che sarà il 60esimo, quindi voi contate per vedere se state lavorando bene, lo lavoriamo così qui sulla catenella. Di nuovo una catenella, giriamo il lavoro, vedete qui abbiamo il punto ed entriamo qui nel primo anellino. Allora, se avete difficoltà potete anche mettere qui dove giriamo, che verrà lavorato l'ultimo punto, un marcapunti, e andiamo a proseguire sempre alla stessa maniera fino ad arrivare ovviamente al numero di righe che ci occorrono. Io adesso vado a proseguire per un tot di righe e poi vi dico quante righe ho realizzato. Io ho proseguito per un totale di 29 righe che in altezza sono circa 15 centimetri, in larghezza, guardate, sono diventate circa, sono 34,5, quindi come potete vedere la lavorazione tende a stringere il lavoro. Adesso ci troviamo in questa maniera qui dove abbiamo lavorato l'ultima riga, dobbiamo andare a fare una maglia bassa tutto intorno, quindi vedete io mi trovo qui per girare, entro nello stesso punto
e lavoro un'altra maglia bassa. Entro nel prossimo punto, quindi allargate la lavorazione per vedere dove dovete entrare senza saltare nessun punto. Vedete dove ho la treccia, quindi nella riga della treccia, vedete, entro. Ho un'altra riga qui, quindi entro subito dopo e lavoro un'altra maglia bassa. Ora ho, vedete, questa riga, quindi sono entrata qui, entro dove ho la riga. Ovviamente andate a vedere dove è meglio per voi entrare e lavoro un'altra maglia bassa. Ora ho questa riga, entro e lavoro quest'altra maglia bassa. Quindi andate a lavorare un giro tutto intorno di maglie basse. In ogni angolo per girare andiamo a lavorare 2 maglie basse. Lavoriamo quindi tutte le maglie basse, anche qui in ogni angolo 2 maglie basse, fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Arrivati, vedete, nell'ultimo punto, tagliamo il nostro filo, lo sfiliamo, quindi abbiamo lavorato l'ultima maglia bassa della riga e con il nostro ago andiamo a chiudere il punto. Io sono così, vedete, entro nel punto subito dopo e vado a chiudere, entro al centro qui e prendo anche la solina dietro e chiudo la lavorazione del fondo. Andate ovviamente, guardate, a stendere il lavoro, perché vi ho detto questo punto, il punto etrusco, tende a restringere un po' il lavoro, quindi voi stendete bene bene la lavorazione e vedete che insomma dopo è tutto a posto. Poi con la fodera si irrigidirà tutto il lavoro. Fatto questo, adesso andiamo a lavorare i nostri pannelli. Adesso, prima di iniziare la nostra lavorazione, dobbiamo isolare i punti da lavorare, quindi per capire quante catenelle dobbiamo mettere su per il nostro pannello. Allora, vedete, io nell'angolo, quindi 2 punti dell'angolo, come potete vedere, 1 e 2, quindi dove andiamo a fare i doppioni, quindi l'aumento, questi 2 li lasciamo senza lavorare perché ci serviranno per lo spessore della borsa. Quindi io isolo, vedete, questi punti qua, che nel mio caso sono 58. Se avete lavorato correttamente anche voi avrete 58 punti di qua e chiaramente 58 punti di qua. Quindi andiamo a mettere su 58 catenelle più una per girare. Messe su le nostre 59 catenelle iniziamo la lavorazione come per il fondo, quindi entriamo nell'anellino, vedete, dietro in questa maniera qui e lavoriamo le nostre maglie basse in ogni anellino. E lo facciamo fino alla fine della riga. Arrivati alla fine della riga, una catenella, giriamo il nostro lavoro. Qui abbiamo, vedete, la lavorazione, entriamo nel prossimo prendendo sempre solo l'anellino e lavoriamo le nostre maglie basse. Adesso proseguiamo in questa maniera qui, lavorando un totale di 3 righe. Quindi lavorate come avete lavorato il fondo per 3 righe. Una volta che abbiamo lavorato, vedete, le nostre 3 righe, questo sarà il risultato. Adesso una catenella, quindi per la nostra quarta riga, giriamo il nostro lavoro e dobbiamo andare a lavorare una diminuzione nel primo e nel secondo punto. Quindi che cosa faccio? Entro, vedete, nel primo anellino come ho sempre fatto e carico il filo. Poi entro anche nel secondo e carico il filo e chiudo tutto insieme. Così ho effettuato una diminuzione. Adesso vado a proseguire in ogni anellino, vedete, lavorando le maglie basse fino ad arrivare a quello che sarà il penultimo punto dove realizzeremo un'altra diminuzione. Quindi andate a proseguire fino alla fine. Arriviamo, vedete, nel penultimo punto, carico il filo, entro nell'ultimo punto dove abbiamo, vedete, entriamo dove abbiamo la catenella perché non è facile individuarlo, carichiamo anche qui il filo e chiudiamo tutto insieme. Quindi in questa maniera qui abbiamo realizzato la nostra diminuzione. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo delle maglie basse come si presentano all'interno del nodino. Quindi nel prossimo lavoro un anellino e vado a proseguire così. Avrò chiaramente come punti visibili 56 punti, perché prima ne avevamo 58 meno 2 diminuzioni, abbiamo 56 punti. Adesso andiamo a proseguire fino alla riga 10 lavorando delle maglie basse sempre nel nodino come si presentano. Quindi andate a lavorare fino alla riga numero 10. Lavorate, vedete, le nostre 10 righe, questo sarà il risultato. Quindi vediamo proprio che
la diminuzione fa piano piano, vedete, restringere il lavoro. In più avremo come lavorazione 1, 2, 3, 4 e 5 trecce visibili. Adesso iniziamo la sesta riga, quindi l'undicesima riga, scusatemi, realizzando un'altra diminuzione, quindi una catenella, giro il lavoro, entro, vedete, nel nodino, carico il filo, entro nell'altro nodino, carico di nuovo il filo e chiudo tutto insieme, così io ho realizzato un'altra diminuzione. Adesso ovviamente andiamo a proseguire in ogni punto, lavorando delle maglie basse in ogni nodino, fino ad arrivare al penultimo punto dove realizzeremo un'altra diminuzione. Arriviamo, vedete, negli ultimi due punti, entriamo nel penultimo, carichiamo il filo, entriamo nell'ultimo, carichiamo il filo e chiudiamo tutto insieme e abbiamo realizzato un'altra diminuzione, una catenella e giriamo il nostro lavoro. Adesso andiamo a proseguire la lavorazione, vedete come abbiamo fatto fin d'ora, senza nessun aumento, fino alla riga 20, quindi andiamo a lavorare sempre nei nostri nodini fino ad arrivare alla riga numero 20. Arrivati, vedete, alla 20ª riga, questo sarà il nostro risultato e abbiamo come lavorazione, vedete, contando da questa abbiamo in totale 10 trecce, quindi contate anche le trecce così vi rendete conto se state lavorando bene. Adesso la nostra 21ª riga la lavoreremo con una diminuzione all'inizio e alla fine, quindi una catenella, giriamo sempre il nostro lavoro e di nuovo, vedete, prendiamo il primo filo nel primo nodino, lo carichiamo, nel secondo di nuovo così, 3 fili sull'uncinetto e chiudiamo tutto insieme e andiamo a proseguire lavorando una maglia bassa in ogni nodino fino ad arrivare nel penultimo punto della riga. Arriviamo quindi, vedete, nel penultimo punto, carichiamo il filo, entriamo nell'ultimo punto da lavorare, carichiamo di nuovo il nostro filo e chiudiamo tutto insieme ed ecco che abbiamo realizzato un'altra diminuzione, una catenella. Iniziamo la nostra 22ª riga e lavoriamo semplicemente a maglia bassa, quindi nel nodino come abbiamo fatto fino adesso, fino alla 30ª riga, quindi andate a proseguire fino ad arrivare alla riga numero 30. Arrivati, vedete, alla riga 30, questo sarà il risultato, il nostro pannello, vedete, va a restringersi. Adesso iniziamo la riga 31 con una diminuzione all'inizio del lavoro e una alla fine, quindi una catenella e di nuovo. Sul pannello dovete contare 15 trecce, quindi partendo da qui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 trecce per capire se avete lavorato bene. Giriamo il nostro lavoro e di nuovo carichiamo il filo nel primo nodino, il filo nel secondo e chiudiamo tutto insieme. E andiamo a proseguire le maglie basse nel nodino fino ad arrivare nel penultimo punto. Arriviamo di nuovo, vedete, nel penultimo punto, carichiamo il nostro filo, carichiamo di nuovo il filo, vedete, qui, come vi ho fatto vedere fino adesso, 3 fili sull'uncinetto e scarichiamo tutto insieme. Una catenella e chiaramente giriamo il nostro lavoro. Adesso andiamo a proseguire e lavoriamo delle maglie basse in ogni nodino fino alla riga numero 40, quindi andate a proseguire fino alla riga numero 40. Lavorate le nostre 40 righe, il pannello si presenterà così. Adesso lavoriamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e dobbiamo andare a lavorare 15 punti dal lato destro e 15 punti dal lato sinistro. Mettiamo, vedete, dei marcapunti, contiamo i 15 punti e mettiamo il marcapunti e la stessa cosa dall'altro lato, 15 punti e marcapunti. Lavoriamo adesso 13 maglie basse nel nodino e negli ultimi 2 punti faremo la nostra diminuzione.
Arrivati, vedete, nei due ultimi punti, togliamo il marcapunti, entriamo nel penultimo, carichiamo il filo, entriamo nell'ultimo, carichiamo il filo, chiudiamo insieme una catenella e giriamo il nostro lavoro. Ed entriamo, vedete, lavorando delle semplici maglie basse fino alla fine della riga. Quindi negli ultimi punti non realizziamo la diminuzione, ma solo da questo lato. Quindi una catenella, giriamo di nuovo il nostro lavoro e lavoriamo di nuovo delle maglie basse nel nostro anellino sempre fino ad arrivare nel penultimo punto. Arrivati quindi, vedete, nel penultimo punto, di nuovo realizziamo una diminuzione, carichiamo il filo nel primo nodino, carichiamo il filo, vedete, nell'ultimo punto, chiudiamo tutto insieme una catenella e giriamo di nuovo il nostro lavoro. E di nuovo lavoriamo delle maglie basse senza nessuna diminuzione nell'ultima, quindi realizzate le maglie basse fino alla fine della riga. Ultima riga, una catenella, giriamo il nostro lavoro e lavoriamo delle maglie basse nel nostro nodino fino all'ultimo punto, quindi senza nessuna diminuzione. A questo punto abbiamo terminato, quindi tagliamo il filo. Io lo metto qui in modo che non scappi e poi lo nascondiamo ovviamente all'interno del lavoro. Adesso andiamo ovviamente a fare la stessissima lavorazione che abbiamo fatto qua, anche di qua, quindi giriamo il pannello, iniziamo sempre da questo lato e andate a fare la stessissima lavorazione. Una volta, vedete, che completiamo anche l'altro lato, questo sarà il risultato. Adesso vi faccio vedere le misure prima di fare la maglia, ovviamente tutta intorno, 36 cm per un'altezza di 24,5. Queste saranno le misure in base al punto che andiamo a lavorare. Adesso io ho lasciato un po' di filo quando ho lavorato quest'altro lato e andiamo a lavorare un punto tutto intorno. Per il nostro punto tutto intorno, invece di fare la maglia bassa, facciamo la maglia bassissima. Quindi io mi trovo, vedete, qui, entro nel punto subito dopo da lavorare e lavoro una maglia bassissima. Qui ho un altro punto da lavorare, entro e lavoro una maglia bassissima. Quindi in ogni punto, quindi in ogni riga, vedete, dove corrisponde la riga, noi entriamo e lavoriamo una maglia bassissima. Ovviamente non tiriamo troppo la maglia bassissima, quindi morbida. Facciamo la maglia bassissima perché la maglia bassa in questo caso renderebbe il lavoro troppo largo nei lati, quindi questo invece, facendo la maglia bassissima, andiamo a stabilire il pannello e a renderlo più, vedete, più stretto, diciamo, come è il punto in realtà. Quindi andate a proseguire di maglia bassissima tutto intorno al nostro pezzo fino ad arrivare a questo lato qui. Quindi io vado a proseguire entrando in ogni punto. Qui abbiamo le maglie visibili, facciamo un punto di maglia bassissima, ci giriamo, non aumentiamo di un punto quando giriamo, quindi giriamo in ogni punto a maglia bassissima fino ad arrivare qui. Quando arrivo, vedete, qui entro sempre in ogni punto e realizzo sempre le mie maglie bassissime fino ad arrivare allo scollo che abbiamo realizzato. Una volta ovviamente che arriviamo allo scollo, qui vedete abbiamo l'ultimo punto visibile e dobbiamo girare nei lati, quindi come abbiamo fatto per la borsa, quindi individuiamo ovviamente la riga sempre a maglia bassissima. In ogni riga maglia bassissima. Sono qui, entro qui. Adesso guardate, io sono così,
non entro qui, ma entro direttamente in questo punto che è la maglia, qui vedete, per così dire, sul collo, uso questo termine per farvi capire. E adesso dove ho le maglie, quindi le vedo benissimo, entro e lavoro sempre la mia maglia bassissima fino ad arrivare a quest'altro lato. Quando arriviamo, vedete che qui abbiamo un altro punto, non entriamo in questo, ma direttamente, vedete, nel lato, quindi io nel lato entro e lavoro la maglia bassissima. Quindi di nuovo guardiamo bene la riga, questa è la riga, questa è un'altra riga e quindi entro qui e lavoro la mia maglia bassissima. Di nuovo qui ho un'altra riga, maglia bassissima e infine vedete qui che ho il punto in questa maniera qui, maglia bassissima. E adesso vado dove ho praticamente le maglie, vedete, visibili, fino ad arrivare qui dove praticamente ho iniziato. Quando arrivo, vedete, nell'ultimo punto lavorato, taglio il mio filo, infilo il mio ago a punta tonda e vado a chiudere il lavoro. Quindi io sono così, entro nel punto subito dopo in questa maniera qui, filo sul davanti e andiamo a chiudere sul retro il nostro punto, ovviamente nascondendo anche il nostro filato. Una volta che abbiamo fatto questo, ecco che il nostro lavoro è pronto. Stendiamo la lavorazione e andiamo adesso a lavorare ovviamente un altro pannello praticamente identico, in modo che i due pannelli per il dietro e per la parte frontale sono pronti. Adesso andiamo a lavorare i laterali. Allora, per il nostro laterale adesso andiamo a contare i punti, compreso il punto dove abbiamo il marcapunti, da qui a qui. Nel mio caso, e quindi anche il vostro se avete lavorato correttamente, abbiamo 27 punti. Quindi mettiamo su 27 punti più 1 per girare, quindi in totale andiamo a mettere 28 catenelle. Messo il nostro 28 catenelle dobbiamo andare a lavorare alla stessa maniera del fondo, quindi entro, vedete, nel punto subito dopo, nell'anellino che sta, vedete, quindi non entro qui, ma entro nell'anellino dietro e lavoro delle maglie basse. Quindi entriamo in ogni anellino fino ad arrivare alla fine della riga. Una volta vedete che siamo arrivati nell'ultimo punto, una catenella, giriamo il nostro lavoro, qui abbiamo la catenella, dovremmo entrare qui, ma noi entriamo nel nodino per il nostro punto etrusco ed entriamo in ogni nodino come abbiamo fatto per l'intera lavorazione. Quindi adesso andiamo a proseguire senza nessun aumento, quindi ogni volta che arriviamo alla fine una catenella, giriamo il lavoro come abbiamo fatto per il fondo fino ad arrivare ad un'altezza di 40 righe totali. Realizzate, vedete, le nostre 40 righe, questo sarà il nostro risultato. Adesso dobbiamo andare a realizzare, come abbiamo fatto per il pannello, un giro di maglie bassissime tutto intorno e poi ovviamente andiamo a nascondere i fili. Ci troviamo così, vedete, questo è l'ultimo punto che ho lavorato, entro nel prossimo e lavoro una maglia bassissima, entro, individuo il prossimo punto ed è questo, poi andrò a stringere i punti e lavoro un'altra maglia bassissima, individuiamo l'altro punto che è questo e lavoriamo ancora un'altra maglia bassissima. Quindi andiamo a lavorare tutte maglie bassissime, anche nell'angolo una sola maglia bassissima fino ad arrivare qui, quindi non arriviamo dove abbiamo iniziato, ma completiamo il giro in questa maniera qui e ci fermiamo da questo lato qui. Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo punto, quindi del lato, questo è il primo punto lineare, tagliamo il nostro filo, sfiliamo e andiamo a chiudere il punto con il nostro ago a punta tonda. Quindi io mi trovo così, vedete, entro all'interno del primo punto della linea sopra al pannello, al laterale, scusate, filo davanti, entro al centro del punto, prendo l'anellino dietro e chiudo.
ed ecco qua. Nascondiamo ovviamente sempre il nostro filo dietro la lavorazione e andiamo a saldare sempre con l'accendino, come vi faccio vedere. Fatto questo, anche il nostro laterale, vedete, è pronto. Adesso ovviamente andate a realizzare un altro pannello identico. Una volta che abbiamo completato tutte e quattro le parti, quindi 2 pannelli, sia laterali che quello di fronte e retro, andiamo a tagliare, vedete, 4 sagome di feltro e le tagliamo leggermente di circa mezzo centimetro per parte inferiori alla larghezza del pannello di cordino. Questo perché il feltro di 3 mm crea chiaramente spessore. Fatto questo, ovviamente il feltro andrà assemblato come assembreremo la borsa, quindi è la stessa tecnica. Allora, io i miei pannelli, quindi la fodera, vedete, l'ho praticamente rivestita di fodera, scusatemi, di tessuto di cotone, quindi per dare mi piaceva questa fantasia, vedete, che è più bella ovviamente del feltro. Semplicemente vado a rivestire, vedete, tagliando praticamente il tessuto un po' più largo con della colla a caldo. Ovviamente la parte retro non si vedrà nella borsa e quindi una volta che andiamo a cucire, vedete come andiamo a cucire ovviamente la borsa, cuciremo la fodera. Io vado a cucirla con il filo di nylon, vado a cucire a mano. Ovviamente se avete la macchina da cucire potete tranquillamente andare a cucire la vostra borsa con la macchina per il cucito. Detto questo, adesso andiamo a realizzare insieme la pattina che praticamente verrà messa alla borsa. Questa andrà sul davanti perché ha il foro per la cerniera e ne realizzeremo anche una senza foro che andrà dietro, ovviamente al pannello di dietro. Per la nostra pattina mettiamo su 31 catenelle, giriamo, vedete, la catenella e nel nodino, quindi non all'interno, vedete, prendendo una delle asole, ma giriamo come vi ho fatto vedere fino adesso ed entriamo nel punto subito dopo l'uncinetto e lavoriamo la prima maglia bassa e proseguiamo in questa maniera qui, entrando in ogni nodino, lavorando le maglie basse fino ad arrivare alla fine della riga. Arrivati alla fine della riga, una catenella, giriamo il nostro lavoro ed entriamo, vedete, nel nodino invece, quindi la stessissima lavorazione che abbiamo lavorato per la borsa. Quindi in ogni nodino entriamo e lavoriamo il nostro punto a maglia bassa fino ad arrivare alla fine. Una volta che arriviamo, vedete, nell'ultimo punto, giriamo il nostro lavoro. La catenella sarà il primo punto, lavoriamo il secondo punto e realizziamo 26 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4 fino ad arrivare a 26. Quando arrivo, vedete, alla fine della riga, sistemiamo bene la nostra catenella, entriamo nel penultimo punto e lavoriamo la nostra maglia e poi entriamo nell'ultimo. In questa maniera qui, ok? Adesso una catenella, giriamo il nostro lavoro e chiaramente dobbiamo andare a lavorare delle maglie basse su ogni punto. Quindi qui abbiamo il primo punto, vedete, che non è sulla catenella ma è sul lavoro. Qui abbiamo la nostra catena. Io preferisco sempre lavorare nell'anellino dietro, quindi entro magari nel primo, forse non ci riusciamo perché è troppo teso, entriamo normalmente nel primo e poi vedete dal secondo in poi, vi faccio vedere, io entro nell'anellino dietro come abbiamo iniziato il lavoro, così facciamo anche qui. Quindi andate a proseguire lavorando le maglie nell'anellino dietro. Se non ci riuscite, vi viene troppo difficile, lavorate normalmente sulla catena. Quando arriviamo, vedete, alla fine che abbiamo lavorato tutti i punti sulla nostra catenella, ovviamente andiamo a lavorare il penultimo punto nel nodino e l'ultimo punto così. E abbiamo lavorato quindi
3 righe in totale. Adesso una catenella, giriamo il lavoro e ovviamente andiamo a realizzare un'altra riga. Completata quindi la quarta riga, ecco come si presenta il nostro lavoro. Quindi adesso andiamo a realizzare un giro di maglia bassissima tutta intorno, quindi alla stessa maniera come abbiamo fatto fino adesso. Quindi io entro, vedete, nel punto, lavoro la maglia bassissima, entro nel prossimo punto da lavorare, ovviamente individuatelo, lavoro fino ad arrivare all'angolo e poi vi faccio vedere come dobbiamo lavorare. Una volta vedete che arriviamo al lato sottostante, andiamo a lavorare 12 maglie bassissime, quindi lavorate 12 maglie bassissime e poi cambiamo il punto. Nella 13ª entriamo e lavoriamo una maglia bassa, in quella dopo una mezza maglia alta, in quella dopo una maglia alta, mezza maglia alta nel prossimo e una maglia bassa nel prossimo. Abbiamo creato, vedete, questa specie di, io l'ho realizzata pensando che volendo si può mettere praticamente la targhetta, quindi il nome della creativa, quindi insomma andate, ovviamente se non vi piace potete anche realizzarla rettangolare e basta. E andiamo a proseguire gli altri 12 punti chiaramente a maglia bassissima fino ad arrivare ovviamente dove abbiamo iniziato, quindi andate a completare il vostro giro fin dove abbiamo iniziato, che è qua praticamente, ecco qua, quindi terminiamo, abbiamo completato questo giro e arriviamo fin qua e chiudiamo la lavorazione. Tagliamo il filo con ago, vedete ho lavorato l'ultimo punto, eccolo qua, entro nel punto che si trova nei lati, filo davanti come vi ho fatto vedere fino adesso e chiudiamo il nostro punto. Ovviamente andiamo a nascondere tutti i fili, quindi volendo, vedete, qui possiamo andare a mettere la nostra targhetta. Ovviamente deve essere una targhetta su misura, quindi la potete fare di stoffa, potete fare delle iniziali, potete mettere delle perline, insomma vedete voi. Io non ho ancora idea di cosa metterò, ma forse già nella foto voi già l'avete visto. Andiamo adesso a realizzare quelli che sono le striscette per i nostri manici. Iniziamo, vedete, da qui e ovviamente poi andiamo a ripetere la stessa lavorazione da questo lato. Quindi io mi trovo così, vedete, devo lavorare 1, 2, 3, 4 punti, quindi entro così nel punto, e mi aggancio alla lavorazione con una catenella e vado a lavorare 2, 3 e 4 maglie basse. Ecco qui. Adesso una catenella, giro il mio lavoro. Qui vedete il nodino, entro sempre, facciamo sempre la stessa lavorazione, quindi sempre il punto etrusco, entro e lavoro la maglia bassa, di nuovo qui entro e lavoro la maglia bassa, entro di nuovo in questo, lavoro la maglia bassa e andiamo a vedere ovviamente se c'è l'ultimo punto, eccolo qui meno visibile, e lavoriamo la maglia bassa. Una catenella, giriamo e andiamo a proseguire ovviamente in questa maniera qui per 10 righe. Una volta vedete che ho realizzato le 10 righe, sfilo il mio filo e questo filo lo andrò ad usare per ovviamente andare a mettere l'anello che reggerà i nostri manici. Facciamo la stessissima cosa di qua, ovviamente 1, 2, 3, 4, iniziamo dal quarto,
lavoriamo saranno poi 3 punti visibili man mano che salite, ovviamente, perché c'è la catenella che sarà un punto, quindi farete la catenella, girate, lavorerete 2 nodini e l'ultimo punto, quindi magari nel video non si è visto bene, ho preferito spiegarvelo, ok? Quindi andate a proseguire per altre 10 righe alla stessa maniera di questo. Una volta vedete che abbiamo completato entrambi i lati, il nostro lavoro si presenterà così. Adesso ovviamente andiamo a procurarci una cerniera, che nel mio caso io l'ho dovuta ridurre, è di circa, diciamo, 18 centimetri, vedete? È praticamente la cerniera classica da 20 centimetri, quella che si compra da 20 centimetri. Allora, ovviamente io devo andare, vedete, a chiudere la cerniera in questa maniera qui, quindi devo andare a cucire la cerniera dietro, quindi io con del filo di nylon adesso fisso la mia cerniera e la vado a cucire, fate anche voi la stessa cosa. Per l'altro pannello invece andiamo a realizzare la pattina in un'altra maniera. Praticamente lavoriamo alla stessa maniera, ma non realizziamo la catenella, perché sulla parte retro non metteremo chiaramente la cerniera. La cerniera serve in effetti non perché dobbiamo metterci qualcosa dentro, perché ovviamente è una cerniera di scena, però rende praticamente il lavoro, quindi particolare, la nostra borsa, la nostra lavorazione. Quindi iniziate con le stessissime catenelle, 4 righe, giro tutto intorno, la parte inferiore la lavoriamo alla stessa maniera, quindi riseguite alla lettera la stessa lavorazione di quella con la cerniera, unica differenza, non fate la catenella ma proseguite per 4 righe, ok? Io adesso vado a cucire la mia cerniera, fate la stessa cosa voi, ovviamente per chi non volesse fare la parte con la cerniera può semplicemente fare le 2 parti uguali e non fa insomma la cerniera di bellezza in questo caso, perché è chiaro che in questo spazietto insomma non ci possiamo mettere niente. Io adesso vado a cucire e poi proseguiamo insieme. Allora ragazzi, guardate, una volta che io ho cucito la mia cerniera, l'ho cucita, vedete, con del nylon, dei punti non perfettissimi ovviamente, ho bloccato prima la cerniera con qualche punto di colla per essere sicura di fissarla bene e poi vedete ho fissato la cerniera che andrà aperta e chiusa in maniera molto molto semplice. Adesso andiamo a centrare il nostro punto, quindi il punto centrale qui che combacerà, vedete, anche con la punta, quindi con il centro di questo lavoro che abbiamo fatto sottostante. Vi faccio vedere anche un dettaglio che io ho realizzato per la borsa, ovviamente questo è opzionale. Allora, nel kit dei manici praticamente porta queste fibbie, vedete? Io che cosa ho fatto? Ho praticamente staccato questa parte, come potete vedere, vedete, l'ho staccata, e ho rimesso i rivetti in questa maniera qui, quindi nei fori sono entrata con queste viti e le ho avvitate, vedete, e mi sono fatta aiutare anche dalla piastrina delle calamite, quelle calamite metalliche a pressione, quindi insomma così sono sicura che anche col tempo insomma questo accessorio non ceda. Ovviamente questo è opzionale, se volete farlo potete farlo anche voi, questo perché appoggiare queste e andarle a cucire non mi piaceva, però potrebbe essere anche un'idea magari che appoggiate queste, vi faccio vedere, invece di quelle che ho messo io potete appoggiare queste, ok? Quindi insomma andate a scegliere la vostra versione. Allora centriamo, vedete, il pannello, quindi centriamo la parte centrale dell'apertura qui e facciamo la stessa cosa con la nostra pattina, quindi sappiamo, vedete, che il centro è qui e qui c'è il punto centrale e andiamo praticamente a lavorare, quindi ad appoggiare e a cucire sulla treccia inferiore dove abbiamo messo il marcapunti, quindi contando 1, 2 sulla terza, centriamo così, stendiamo il nostro lavoro, ovviamente. Allora io per fermare il lavoro mi aiuto con la pistola a caldo, quindi significa che faccio così, guardate, ma giusto perché ho bisogno che il punto sia fermo. Quindi non è che noi andiamo a incollare il lavoro con la colla a caldo, attenzione, anche perché insomma non regge. Facciamo solo così per fermare e quindi io so che devo ecco, guardate, vedete,
andiamo a fare in questa maniera, sicure che... Quindi l'altra treccia, guardate, ce l'abbiamo così, che fuoriesce, vedete anche qui. Quindi voi andate a guardare questi dettagli, ovviamente. Quindi mettiamo giusto un altro pochino e andiamo a bloccare prima di fare la nostra cucitura. Quindi una volta che abbiamo fissato, vedete, per andare a cucire adesso è più semplice, ovviamente, perché l'abbiamo bloccato. Adesso andiamo ovviamente a cucire. Allora ragazzi, tagliamo un bel filo lungo. Allora guardate, io sottostante qui ho la treccia, vedete? Qui ho questa treccia che sarà la mia linea guida, quindi io entro nella treccia al centro, vedete? Ed entro nel punto centrale ovviamente della treccia qui e vado a iniziare la cucitura. Io sono così, vedete, entro nella treccia subito dopo, quindi nel punto visibile, e sottostante entro nell'altro punto della treccia. Quindi noi, se siamo andati al centro qui, entriamo qui e andiamo al centro, vedete, del punto della treccia qui e andiamo a cucire. Di nuovo sottostante abbiamo, vedete, sempre ovviamente la treccia, quindi sarà la nostra linea guida, vedete, questa treccia qui, ed entriamo ovviamente nel punto centrale della treccia superiore. Ecco qua. Di nuovo andiamo in quello dopo, guardate, sottostante ci assicuriamo di entrare ovviamente in un altro punto treccia. E andiamo a proseguire ovviamente per tutto il punto. Qui ovviamente non avremo la treccia perché questo sporge, quindi andremo a cucire così e andiamo a cucire lungo lungo il tratteggio. Ok, arrivati qui vi faccio vedere come proseguire. Quindi vedete, arrivo qui e adesso devo già iniziare a lavorare all'interno della treccia, quindi della linea guida. Eccola qui, vedete, quindi già inizio così. Questa è la nostra bretellina, guardo da dietro sempre, infilo l'ago e nello stesso punto della bretellina ovviamente in successione dobbiamo andare a fermarla. Ecco qua. Treccia sottostante e entro al centro del foro. Questo farà ovviamente venire il lavoro steso e ovviamente più compatto. Adesso proseguiamo, vedete, di nuovo all'interno della treccia che sarà, guardate, sempre la nostra linea guida, e iniziamo ad andare sulla treccia frontale della lavorazione. E ora chiaramente alla stessa maniera entrate nel punto treccia e in quello sotto, quindi quello sopra e quello sotto, e ovviamente li prendete insieme. Di nuovo qui ho quello sottostante e qui ho quello della lavorazione della pattina. Quindi andiamo a proseguire ovviamente fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Una volta vedete che la cucitura è terminata, ovviamente il filo che c'è dietro lo andiamo a nascondere e abbiamo la nostra cerniera di scena, ovviamente, perché all'interno è chiaro che non metteremo nulla, insomma non c'entra nulla, però sarà esteticamente molto molto carino. Adesso andiamo a posizionare i nostri anelli, che sono degli anelli tondi fissi, e li dobbiamo mettere cercando di fare la piega uguale in tutti i lati. Quindi infiliamo il nostro anello, guardate, allora guardate, io ho la treccina qui sopra e ce l'ho anche qua, quindi io piegherò proprio alla stessa, vedete che la treccina viene sopra, quindi faccio così, piego, vi voglio far vedere, quindi ho la treccina, vedete, qui sopra, ed entro a fare la mia cucitura in maniera semplice, niente di complicato. Quindi fissiamo, vedete, all'interno
e andiamo a cucire. Fatto questo, ovviamente possiamo anche passare più volte per rinforzare un pochino la cucitura e ovviamente facciamo la stessa cosa anche dall'altro lato. Una volta vedete che abbiamo terminato le nostre cuciture totali, così si presenterà il nostro pannello. Adesso per il pannello retro dobbiamo seguire lo stesso criterio, quindi significa che io centrerò alla stessa maniera, andrò a seguire sempre le linee guida delle trecce, quindi faremo la stessissima cosa che abbiamo fatto per l'altro pannello in maniera identica. Unica cosa, per il pannello retro non andrò a mettere questo accessorio qui, quindi non vado a mettere la fibbia ma la lascio libera, quindi solo sul davanti metto le fibbiette. Quindi andate a completare il secondo pannello e dopo andiamo chiaramente a cucire. Quindi una volta vedete che abbiamo sistemato entrambi i pannelli, eccoli qua, andiamo ovviamente a cucire. Allora prendiamo il nostro fondo. Questa è la parte chiaramente del dritto, vedete dove abbiamo i punti della maglia bassa, lo capovolgiamo, prendiamo uno dei due pannelli. Allora noi abbiamo messo il marcapunti in questa maniera qui. Ovviamente adesso il pannello nei lati ha preso spessore, quindi che cosa faccio io? Esattamente, vedete nel punto ovviamente qui, quindi l'ultima maglia bassissima del pannello che è questa, io entro in questa maniera qui, vedete, ed entro nel punto subito dopo il mio marcapunti e inizio chiaramente a cucire. Tagliamo un filo abbondante, tolgo a questo punto il marcapunti. Tenete presente che dovete andare ovviamente anche qui, finiremo qui, vedete, quindi io già nell'ultimo punto del pannello metto, vedete bene qual è, eccolo qua, già faccio così, ecco qua, e già so dov'è che devo terminare. Quindi sono entrata nei punti così, il mio filo eccolo qui, entro, vedete, a fianco e poi entro nella treccia in questa maniera qui e vado a cucire. Ancora guardate, qui ho il filo, subito dopo entro nella treccia e giù nella maglia bassa del fondo. Il filo si trova qui, subito dopo qui ho la treccia, entro all'interno, vedete, e vado a cucire. Un'ultima volta, qui ho il filo, entro subito dopo, vedete, in questa maniera qui e nel punto del fondo. Quindi andate a cucire fino ad arrivare ovviamente dove vedete abbiamo attaccato dall'altro lato. Arrivo, vedete, dove ho il marcapunti, ovviamente lo tolgo e lavoro l'ultimo punto. Ora, qui a questo punto abbiamo, vedete, il punto dove dobbiamo andare a legare il nostro fondo. Quindi proseguiamo attaccando ovviamente il fondo. Anche qui abbiamo il marcapunti, lo togliamo ovviamente. Siamo così, vedete, ed entriamo in questo punto e nel punto del lato, vedete, del fondo, così. E andiamo a proseguire la nostra cucitura. Dopo, ovviamente, queste due parti andranno cucite, vedete, insieme. Quindi andate a chiudere bene, a tirare bene man mano che cucite, ovviamente, perché ovviamente il filo è continuo, essendo anche quello dove abbiamo cucito il pannello. Quindi adesso non dobbiamo fare altro che andare a proseguire così. Quindi finiremo qui su questo punto, quello subito dopo il marcapunti, di cucire. Quindi voi mettetevi anche un segnino così non vi confondete, potete anche contare i punti se non siete sicure. Quindi ecco, mi metto il segno e quindi so che qui io devo lavorare l'ultimo punto.
ok? Quindi non vi confondete, ed ecco qua. Quindi andiamo a proseguire, ovviamente poi andremo a cucire il pannello e l'altro laterale. Allora ragazzi, una volta vedete che abbiamo cucito tutti i laterali, tutti i pezzi, scusate, adesso andiamo a lavorare a cucire il laterale. Allora, iniziamo da un laterale, ovviamente sarà uguale per tutte le lavorazioni. Allora, noi stiamo così, vedete, abbiamo lavorato, abbiamo cucito, io sto qui, ho cucito, adesso devo andare sui punti, vedete, a salire, quindi entro sempre nella treccina e in quella di fronte e lavoro, vedete, il primo punto. Adesso subito dopo, vedete dove ho il filo, vado a fianco, qui ho la treccina e così. Quindi la cucitura è chiaramente identica a quella che abbiamo fatto per attaccare al fondo i nostri pannelli. E andiamo ovviamente a proseguire in questa maniera. Ovviamente man mano che cucite noterete che le treccine, vedete, devono combaciare, quindi devono combaciare. Se non combaciano probabilmente non state eseguendo la procedura come si deve. Quindi vedete, la treccina sta qua, combacia con questa di qua, perché ovviamente le altezze e la lavorazione sono uguali sia per il pannello davanti che per i laterali. Quindi andate a proseguire fino ad arrivare dove praticamente finisce il bordo del laterale. Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo punto, quindi io ho l'ultimo punto laterale, questo è il primo punto del lato di sopra del pannello del laterale. Entro in questo ed entro di nuovo nello stesso, vedete, dove già sono entrata, e faccio così. E ovviamente rientro così, in questa maniera. Ed ecco fatto. Ovviamente andiamo a nascondere il nostro filo all'interno sempre del lavoro e andiamo a tagliare e a nascondere. Ovviamente adesso, come abbiamo, vedete, fatto la cucitura qui, dobbiamo farla per ogni laterale, quindi andate a proseguire e chiaramente chiudete tutti e quattro i lati. Una volta vedete che io ho cucito i quattro lati, vado a inserire la mia fodera che ho assemblato, quella di feltro, che ho anche rivestito, vedete, ho messo anche un taschino, e ovviamente adesso vado a cucire. Allora, io personalmente vado a cucire con filo di nylon, ok? Quindi fate la stessa cosa anche voi. Allora, questa borsa è chiaro che è una borsa che deve essere foderata. Io vi consiglio vivamente di usare il feltro e non la rete, e seguite scrupolosamente il tutorial, perché in questa maniera qui la linea di questa borsa verrà veramente bene. Quindi adesso io vado a proseguire. Allora, una cosa che vi dico: quando andate a cucire seguite delle linee guida. Allora, messa così sembra che non ci vada la fodera, sapete che il cordino va steso, quindi io andrò a cucire sempre alla stessa altezza. Quindi se io vado a cucire su questa treccia, ovviamente poi qua inizio a cucire e cucirò anche qui sempre sulla treccia. Quindi seguite una linea guida che vi permetterà ovviamente di fare la vostra cucitura precisa. Come potete vedere, ho cucito alla borsa, vedete, dei punti, con i punti li vedete, sono visibili perché il cotone è un cotone a trama, insomma, un po' più larga, quindi si notano i forini. Mentre cucivo, vedete, dopo ho attaccato anche le due chiusure magnetiche che ovviamente hanno frontalmente le compagne, quindi andremo a chiudere a pressione col bottone a pressione. Questa è la fodera come risulta all'interno, vedete, è molto bella. Adesso ovviamente noi andiamo a usare i manici che abbiamo smontato. Allora, io, siccome erano molto lunghi, invece di tagliarli, che cosa faccio? Piego, guardate, in questa maniera qui, e questi due fori che ho allargato con la foratrice per le cinture, vado a mettere dei rivetti, quelli che si avvitano, per dare questa cosa un po' diversa, diciamo, per rendere la borsa un po' più originale. Erano troppo lunghi, ovviamente voi potete anche tagliarli, se preferite tagliarli potete semplicemente tagliarli. Adesso li andiamo a fissare. Quindi è abbastanza semplice, vedete, io ho praticamente allargato i due fori che mi occorrono
ecco qua, i due fori che mi occorrono, e vado ad allargare anche questi due, vi faccio vedere. Quindi praticamente quello centrale, vedete, lo lascio della grandezza naturale di come mi arriva il manico, invece gli altri due sopra e sotto li vado ad allargare, perché andrò ad avvitare, vedete, sulla parte visibile vado a mettere il rivetto che si vede così, nella parte interna vado a inserire quello che si avvita. Ovviamente andiamo prima a inserire all'interno del nostro anello il manico, prima di fare questo, e andiamo a chiudere. Quindi chiudiamo sia questa parte che questa parte. Io adesso non so se farò anche un terzo foro, vedete, perché praticamente rimane questa parte un po' larga, quindi deciderò. Magari poi nell'anteprima vedrete il modello finito e vi renderete conto, insomma, di come ho fatto. Quindi adesso io vado ad avvitare, vedete, è abbastanza semplice. Alla vite così. Ovviamente dobbiamo fare questo anche con quest'altra parte. Se vi dovessero piacere più grandi, ovviamente potete anche lasciarli lunghi, come insomma arrivano. Io vado a proseguire e poi vi faccio vedere il risultato. Una volta vedete che abbiamo fissato i nostri rivetti, così saranno i manici. Allora io credo che vadano bene addirittura altre 2 viti per bloccare i manici, vedete, così si tengono belli fermi fermi. Quindi io andrò a mettere, ad aggiungere anche altri 2 fori, prendendo ovviamente la misura tra la distanza di un foro e l'altro. Ne fate altri 2 se vi piace questa idea, e sinceramente l'effetto è veramente carino. Io spero che il tutorial vi sia piaciuto e vi saluto al prossimo tutorial.